Aggiornamento importante di mercato Inter con alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto con la redazione di Passione Inter, un nuovo nome che spunta all'improvviso dall'Inghilterra e poi un punto della situazione con le ultime notizie del momento in questo nostro format che ci richiedete sempre a gran voce, per cui condensiamo in pochi minuti le principali notizie del momento in casa Inter. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici Passione Interisti, vi invito subito a lasciarci un mi piace, mi raccomando, e iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, siamo sempre di più e continuate a far crescere il nostro canale e soprattutto così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti quotidiani. Parto subito da un aggiornamento importante di mercato, come vi dicevo, che riguarda la fascia, la corsia di destra, perché con Quadrado che si è operato è diventato necessario a questo punto, secondo i dirigenti dell'Inter, l'ingaggio di un nuovo esterno destro e il profilo individuato è quello di Tayon Buchanan, l'esterno canadese del Club Brugge, classe 99, che Ausilio, lo sappiamo, segue dal mondiale e ancora prima. I contatti non si sono mai fermati con questo calciatore che è sempre piaciuto alla dirigenza dell'Azzurra e sono diventati più insistenti negli ultimi giorni per vari motivi. Il primo, innanzitutto, ovviamente è l'esigenza da parte dell'Inter di sostituire Quadrado su quella fascia, richiesta anche da parte di Simone Inzaghi. Il secondo motivo riguarda Dumfries, che in questo momento ci sono delle difficoltà per il rinnovo di contratto, ve ne abbiamo parlato una decina di giorni fa sui nostri canali, quindi l'idea di cautelarsi in anticipo con un possibile sostituto per il prossimo futuro piace e non è da scartare. Il terzo motivo riguarda la trattativa per il rinnovo di Buchanan, che con il Bruges è di fatto ferma e quindi, vista la scadenza nel 2025 del suo contratto, il Bruges ha aperto ora alla possibilità di venderlo. Non solo, perché Buchanan nelle ultime due partite è stato anche escluso, quindi questo è un segnale secondo me da non sottovalutare. Il giocatore, da quello che ci hanno detto, all'Inter verrebbe ovviamente molto molto volentieri. Secondo la Gazzetta dello Sport si sta parlando di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7-8 milioni di euro. Questa dovrebbe essere la cifra a cui punta di arrivare l'Inter, diciamo così, come obiettivo. Su questo momento personalmente non ho conferma, però mi dicono che bisogna trovare i giusti incastri, ma ecco, che porta Buchanan è una pista molto calda in questo momento. Dall'altro lato, un'altra notizia che abbiamo avuto in queste ore riguarda invece l'attacco. Ho letto vari quotidiani, varie testate che stanno facendo già diversi nomi per l'attacco per gennaio. Il solito Taremi rimane quello un po' più caldo, con cui vi confermiamo, lo ripetiamo, i contatti vanno avanti costantemente, anzi le parti si sono viste anche di recente. Qualcuno parla di Martial del Manchester United che è in scadenza di contratto, oppure di un giocatore più giovane, Broca del Chelsea, che è rientrato da un infortunio che può partire anche in prestito. Per il momento però quello che ci arriva è quello che abbiamo detto più volte, ovvero che in questo momento si va avanti con fiducia o speranza, mettetelo come preferite, su Arnautovic e Sanchez. C'è la fiducia che possano fare più di quello che hanno fatto fino ad ora. Già da Arnautovic, secondo me, qualche segnale di crescita col Bologna si è visto, nonostante gli errori sotto porta, e i dirigenti questo lo hanno sottolineato in queste ore. Quindi al momento la sensazione è che si rimarrà così in attacco, a meno che ovviamente qualcosa non si sblocchi davvero su Alexis Sanchez, magari con l'Arabia Saudita, di cui si continua a parlare sotto traccia, ma non è semplice. Comunque in entrata non ci sarebbe poi un grande budget da poter usare, deve essere chiaramente un'occasione low cost, magari in prestito. Comunque Taremi ad esempio con la Coppa d'Asia salterebbe tutto il mese più intenso tra Supercoppa italiana, partite di campionato importanti e probabilmente anche l'andata degli ottavi di finale di Champions, o rientrerebbe proprio a ridosso di quella data. Quindi moltissimo dell'attacco dipende chiaramente da Marco Arnautovic, che è chiamato a dare una risposta convincente fin da subito, perché Lautaro Martinez intanto finisce ai box. È arrivato dopo i problemi durante la gara col Bologna il comunicato da parte dell'Inter che ha sottoposto il giocatore agli esami strumentali, e quindi eccolo il comunicato in cui si parla che per l'attaccante nerazzurro c'è stato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Una dicitura che quindi ci fa tirare un pochino un sospiro di sollievo per un Lautaro Martinez che di sicuro salta la partita contro il Lecce di questo weekend, quasi certamente anche quella contro il Genoa del 29, l'ultima gara del 2023, quindi il 2023 di Lautaro Martinez dovrebbe essere concluso qui, e l'obiettivo a questo punto è quello di esserci al 100% contro il Verona il 6 gennaio. Quindi
Contro il Lecce l'Inter davanti a Sommer dovrebbe schierare. Non credo Pavard che mi è apparso un pochino in ritardo secondo me nella gara subentrando contro il Bologna, quindi Bissek confermato in difesa con Acerbi e Bastoni, centrocampo con Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco a sinistra, in attacco Thuram e Arnautovic sono scelte praticamente obbligate. Sanchez sapremo solo in queste ore se sarà a disposizione e comunque dubito sarà nel caso titolare. Thuram e Arnautovic, coppia che mi incuriosisce da vedere perché credo che Thuram con un centravanti di riferimento potrebbe far meglio rispetto ad una coppia con Sanchez per esempio, quindi per i due potrebbe essere l'occasione giusta per mettersi in mostra. Contro un Lecce che andrà tenuto d'occhio perché arriva da un buon momento di forma, 4 pareggi consecutivi e poi la vittoria sul Frosinone, anche loro hanno qualche problemino di infortunati, l'allenatore d'Aversa è squalificato, però ci sono calciatori rapidi in rosa che ci possono mettere in difficoltà, hanno tanto entusiasmo, hanno già anche un buon bottino di punti, quindi possono venire a San Siro a giocare per l'impresa e dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia, il secondo posto nel girone, si è letto qualche commento un po' così in queste ore, siamo dentro un momento importante per l'Inter sicuramente, quindi questa è una partita da non sbagliare. Noi saremo in diretta alle 16:45 per commentarla insieme nella live reaction di Passione Inter sui nostri canali, quindi vi invito ad iscrivervi al canale. Per chiudere, però, un'altra notizia di mercato, come vi anticipavo all'inizio, che arriva dall'Inghilterra con un nuovo nome a sorpresa candidato per l'Inter. La fonte è Sky, vi condivido anche l'articolo, quindi fonte autorevole, importante, che parla di Matt O'Reilly, questo centrocampista offensivo, molto offensivo, trequartista, comunque centrocampista offensivo. Matt O'Reilly, nato a Londra ma nazionale danese, che gioca nel Celtic, quindi a Glasgow nel campionato scozzese, e che secondo Sky appunto sarebbe finito nel mirino dell'Inter, che starebbe presentando un'offerta di prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione. Un giocatore che ha già messo insieme quest'anno 9 gol fino ad ora, classe 2000 come dicevo, e in estate il Celtic ha rifiutato delle proposte da 10 milioni di euro, 12 su quelle cifre lì, quindi considerando i 9 gol di quest'anno probabilmente la cifra è ulteriormente aumentata. Nelle prossime ore ne parleremo in maniera più approfondita, in diretta alle 19:30 parleremo ancora meglio di questo profilo, cercheremo di capire se può essere effettivamente un colpo utile per l'Inter, soprattutto che cosa significa questo interessamento da parte dell'Inter per gennaio, visto che a centrocampo già ora il reparto ha almeno 2 esuberi con Sensi e Agumé, per esempio. Ne parleremo dopo, fatemi sapere un po' nei commenti che ne pensate voi di queste notizie di mercato. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, ricordandovi che se vi va, se volete, se vi piace Passione Inter potete sostenerci tramite gli abbonamenti entrando a far parte del club di Passione Inter, dove tra l'altro in questo giovedì ha fatto il suo debutto il nuovo format del Watch Party, per cui ogni giovedì nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club guardiamo insieme vecchie partite, documentari, film a tema calcistico e molto altro, quindi vi aspettiamo anche lì. Per chi ci ascolta in podcast trovate un altro approfondimento nei link in descrizione da non perdere, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.